Ciao, io sono Giovanni Calcagno e sono il killer del film Paradise, quello che insomma, normalmente viene definito il cattivo, se qui di cattivi si può parlare, mentre il buono è lui. Io sono Vincenzo Nemolato, ho 30 anni e vengo da Napoli e sono calogero in Paradise e sono il buono, diciamo, se di buoni si può parlare. Ciao, io sono Davide Del Degan, presento in quanto regista Paradise al Beef Festival e presentiamo questo film appena finita, la prima internazionale del film. È un film particolare perché l'argomento è un argomento importante, come la mafia. È un argomento spesso trattato con molta violenza. In questo caso noi cerchiamo di raccontare due personaggi che in maniera diversa incontrano la mafia e cercano di avere una seconda opportunità di vita, di rifarsi una vita dopo questo incontro e quindi di poter esprimere se stessi nuovamente per poter continuare a vivere serenamente. È un film che cerca di lavorare sull'intimo dei personaggi, un film che cerca di raccontare la solitudine e il bisogno di esprimere se stessi fino in fondo, che appartiene un po' a tutti. Quindi ne nasce una combinazione strana, un film che parla in realtà di mafia e quindi di violenza, ma in cui noi cerchiamo attraverso la poesia dell'animo umano di cercare di trovare delle risposte, delle soluzioni per entrambi i personaggi, dove cerchiamo di trovare, come dire, un percorso di vita che non vogliamo attraverso il film nemmeno giudicare, ma vogliamo accettare per quello che è. Ma in realtà non ci sono violenze che si vedono all'interno del film, ma la violenza arriva molto forte nella vita di Calogero dal momento che lui è costretto, per scappare dalla mafia, di rinunciare a tutto quello che è nella vita, la propria famiglia, il proprio lavoro, la propria terra, perché viene spedito lontanissimo, dal caldo sole della Sicilia ci ritrova in mezzo alle fredde montagne delle Alpi italiane e soprattutto al proprio futuro, che è la propria figlia, che non può nemmeno vedere. Quindi non c'è una violenza fatta di sangue, di pistole, di scontri, ma è una violenza altrettanto potente e che mette il nostro protagonista in un angolo a subirne ancora più forte, secondo me, le conseguenze. Quindi sì, è un film di mafia perché i nostri personaggi entrambi, in due momenti diversi della loro vita, incontrano la mafia. E per questo nella storia cercheranno di avere una seconda opportunità. Il nostro è un film sulle seconde opportunità e quindi in questo senso, questo sguardo, a me in generale piace cercare per tutte le storie di trovare un punto di vista originale, un punto di vista diverso e questa storia di questo personaggio ci ha dato l'opportunità proprio di fare questo racconto che un po' stranamente con delicatezza e poesia cerca di raccontare due uomini che scappano dalla mafia. Per me, con questo personaggio, ma credo anche in generale, quando lavoro con i miei personaggi, la cosa importante è avere un'adesione totale, cioè non giudicarli. E vorrei che anche il pubblico non li giudicasse. Per questo dicevo prima, né buoni né cattivi. E quindi è un killer, quindi una persona che ha ucciso anche tante persone, ma che nonostante questo è un essere umano, che probabilmente si è trovato nelle condizioni di vita per poter, tali da dover fare necessariamente quello che fa, quello che ha fatto. Quindi ho cercato di renderlo comprensibile in tutti i suoi aspetti,
soprattutto in quelli più intimi e in quelli che addirittura nel film neanche vengono espressi. Io fin dalla prima lettura, diciamo, di Paradise ho avuto la sensazione che Calogero provasse ad essere coraggioso per imparare ad esserlo, e quindi mi sono tenuto stretto questo pensiero come appunto cosa importante per il personaggio, e poi ho fatto lo stesso su di me, ho provato ad essere coraggioso e mi sono lanciato in quella che è poi la prima avventura da protagonista, e ho imparato a conoscere Calogero partendo da questi punti, insieme a Davide e a Giovanni. C'è il numero 5 qua, ci piace il 5? 5 per lui. È divertente dire, però raccontiamo proprio la follia più che divertente folle, è stato l'inizio del nostro percorso, perché quando noi eravamo pronti a iniziare il primo giorno di riprese, c'è stato una tempesta, un tifone, che praticamente noi giravamo in questa valle isolata in mezzo ai monti, e questo tifone ha spazzato via metà dei boschi di questi monti e ci ha lasciato 4 giorni senza elettricità, senza niente. Questo era il primo giorno di riprese. Quindi noi ci siamo trovati a dover girare quello che potevamo con la luce del sole, e poi eravamo 4 giorni senza telefoni, senza elettricità, senza niente, con le candele in giro ad aspettare il giorno dopo. Il paradiso. Ed era pazzesco, è veramente folle, però lì devo dire ancora di più un gruppo stupendo, come è stato tutto quanto il nostro gruppo, e si è unito ancora più in questa cosa folle di questo piccolo paese in mezzo ai monti, isolati, nessuno poteva chiamarci, mogli, mamme, nessuno ci raggiungeva, eravamo 4 giorni persi con le candele in giro. È stato a ripensarci molto bello, ci ha dato ancora più energia dopo. È un messaggio in realtà veramente di semplice amore, perché rifaccio, ok, è un messaggio d'amore, perché noi oggi abbiamo visto per la prima volta il film tutti assieme, è la prima assoluta, e quindi è stato bellissimo condividerla con la sala piena che ha partecipato dall'inizio alla fine del film, che è rimasta anche dopo il film con noi a parlare, e quindi l'unico messaggio è grazie infinite di cuore, e speriamo di rivederci presto con chi lo sa.